Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Mario Tedo. Oggi vi mostrerò il nuovo bioma arrivato con l'ultimo aggiornamento Minecraft. È uno dei biomi sotterranei più spettacolari e pericolosi di sempre. Stiamo parlando delle caverne di zolfo. In questa guida vedremo che cosa sono queste caverne di zolfo, come possiamo trovarle, quali nuovi blocchi contengono e scopriremo anche un nuovo mob esclusivo di questo bioma. Le caverne di zolfo sono molto più di una semplice variante delle caverne classiche di Minecraft. Appena ci entrerete noterete subito un cambiamento radicale dell'ambiente, ma non sto parlando solo di un cambiamento estetico, ma di un ambiente con meccaniche completamente nuove che rendono l'esplorazione molto più impegnativa. Il primo pericolo che incontrerete sono le pozze di zolfo, cioè delle pozze di acqua contaminate dal gas di zolfo. Come vedete anche l'acqua all'interno ha un colore diverso dal suo colore classico. A prima vista potrebbero sembrare innocue, ma basta entrarci per essere colpiti immediatamente dall'effetto nausea, che distorce la vostra visuale e rende difficile così orientarsi all'interno della caverna. Un altro elemento che rende particolarissimo questo bioma è la sua struttura. Come vedete ci sono enormi colonne di zolfo e cinabro che si estendono dal pavimento fino al soffitto, creando così un ambiente verticale molto diverso dalle classiche caverne di Minecraft. E naturalmente non poteva mancare un nuovo abitante esclusivo di questo bioma. Sto parlando del cubo di zolfo. Questo particolare mob è una delle novità più interessanti dell'ultimo aggiornamento. Inoltre sul mio canale troverete una guida completa per questo particolare mob. Vi mostrerò adesso 4 metodi per trovare le caverne di zolfo. Primo metodo è quello di cercare delle sorgenti sulfuree in superficie. Questo è sicuramente il metodo più veloce, in quanto le sorgenti sulfuree si riconoscono perché appaiono in superficie come pozze di blocchi giallastri con acqua gorgogliante. Possono essere di 4 diverse dimensioni, quindi possiamo trovarle sia molto piccole che davvero grandi. Una volta trovata la sorgente basterà scavare direttamente sotto di essa. C'è però un piccolo dettaglio, ma importante: non tutte le caverne di zolfo hanno una sorgente sulfurea in superficie. Anzi, è piuttosto raro che una caverna di zolfo abbia una sorgente esattamente sopra di sé. Quindi, se non ne trovate una, non significa che il bioma non esista nelle vicinanze. Il secondo metodo è la classica esplorazione. Le caverne di zolfo si generano come normali biomi sotterranei, proprio come le altre caverne già presenti nel gioco. Entrate quindi in qualsiasi sistema di grotte e continuate ad esplorare o a scavare. Quando raggiungerete il bioma, ve ne accorgerete subito, vedrete la classica pietra grigia che lascerà spazio allo zolfo giallo e al cinabro rosso, rendendo così il cambiamento immediatamente riconoscibile. Il terzo metodo prevede l'utilizzo dei comandi. Infatti, se volete trovare una caverna di zolfo nel modo più rapido possibile e avete naturalmente i comandi attivati, potete utilizzare il comando locate. Il gioco in questo modo vi restituirà direttamente le coordinate della caverna di zolfo più vicina e a quel punto potete raggiungerla o seguendo le coordinate o attraverso il comando del teletrasporto. L'ultimo metodo è quello utilizzando dei siti esterni. Infatti ci sono diversi siti dedicati che, inserendo il vostro SID, vi permette di esplorare la mappa e quindi di trovare anche il bioma delle caverne di zolfo. Le caverne di zolfo introducono 3 nuovi tipi di blocchi principali: il blocco di zolfo, il blocco di zolfo concentrato e i blocchi di cinabro. Partiamo dai blocchi di zolfo. Questi sono facilmente riconoscibili grazie al loro colore giallo brillante. Come vedete crea un forte contrasto con le pareti più scure delle caverne. Come per altri materiali in Minecraft, di questo abbiamo un set completo di varianti. Abbiamo infatti il classico blocco di zolfo, poi c'è anche in scalino, lastra e muretto, poi abbiamo zolfo cesellato, zolfo levigato sia in scalini che lastre che muretto,
mattoni di zolfo, scalino, lastra e muretto di zolfo e infine lo spuntone di zolfo, offrendo così in questo modo tantissime combinazioni per le vostre costruzioni. Prima di parlare del blocco di zolfo concentrato vi spiegherò l'altro blocco, cioè i blocchi di cinabro, che è praticamente la controparte rossa dello zolfo. Il suo colore intenso ricorda la roccia vulcanica e si abbina perfettamente ai blocchi gialli. In questo modo potete creare un forte contrasto visivo nelle vostre costruzioni. Anche per il cinabro abbiamo tutto il set completo di blocchi, manca solamente lo spuntone che abbiamo visto prima per lo zolfo. Passiamo adesso al blocco di zolfo concentrato. Si tratta di una variante speciale del blocco di zolfo che si genera esclusivamente o sotto le sorgenti sulfuree o nelle pozze di zolfo. È facilmente riconoscibile perché è molto più chiaro rispetto allo zolfo normale. La sua caratteristica più interessante però è un'altra. Esso, se si trova sotto uno specchio d'acqua, rilascia una nube di gas che risale fino alla superficie e si diffonde nell'acqua. Chiunque entri in contatto con quell'acqua, sia un giocatore che un mob, riceverà immediatamente l'effetto nausea. Questo blocco può essere anche craftato mettendo insieme 9 blocchi di zolfo classico, ma andiamo a vedere come funziona. Proviamo a mettere un blocco in acqua. Come vedete l'effetto dei fumi non è solo lungo il blocco stesso, ma si estende anche nei pressi del blocco. Anche l'effetto nausea avrà circa un raggio di azione di 4 blocchi dallo zolfo potenziato. Inoltre, se piazzato in una profondità superiore a 4 blocchi, non produce nessun effetto. Questo blocco può produrre anche dei geyser, come avviene già all'interno delle sorgenti di zolfo. Basterà mettere sotto al blocco concentrato o un blocco di magma o della lava. Funzionerà però diversamente. Infatti con il blocco di magma il geyser non è continuo ed è casuale, mentre con la lava il geyser sarà continuo e inoltre più blocchi di acqua ci saranno sul blocco di zolfo, più sarà potente il geyser, però massimo 4 blocchi di acqua. Concludiamo il discorso delle caverne di zolfo parlando del nuovo mob. A prima vista potrebbe sembrare semplicemente una versione gialla del vecchio slime, stessa forma cubica, stesso stile e un comportamento apparentemente simile, ma in realtà questo blocco nasconde una meccanica davvero particolare. Questo blocco è infatti capace di assorbire altri blocchi e ogni volta che un cubo di zolfo assorbe un blocco, le sue caratteristiche cambiano. In particolare vengono modificati 4 attributi principali che sono velocità, altezza del rimbalzo, attrito con il terreno e resistenza all'aria. Insomma, non fatevi ingannare dal suo aspetto. Anche se è un mob pacifico, dietro questo semplice cubo giallo si nasconde uno dei mob più originali di Minecraft. Come già vi ho detto, per questo mob c'è un video dedicato che troverete sul mio canale, vi metterò comunque anche il link in descrizione. Ok ragazzi, io penso e spero di avervi detto tutto di questo particolarissimo bioma e adesso vi saluto per questo episodio, ma vi ricordo come sempre like a questo video, iscrizione al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!